Salve a tutti amici e benvenuti. Se il video che state guardando dovesse piacervi e portarvi a conoscenza di qualcosa di nuovo e che riterrete interessante, lasciatemi un bel like ed iscrivetevi al mio canale, qualora non l'aveste già fatto. Bene, ed ora, prima di cominciare, vediamo la sigla! Nella modalità Storia di Street Fighter V dedicata a Charlie, lo vediamo precipitare dal bordo di una cascata. Praticamente, la storia che possiamo osservare in questo quinto capitolo della serie si ricollega al finale di Nash che abbiamo visto in Street Fighter Alpha 2. Non si capisce perché alla Capcom non abbiano deciso di riprendere la storia di Nash partendo dal suo finale visto in Street Fighter Alpha 3 o da quello di Guile che abbiamo visto nello stesso capitolo della serie, dato che comunque lo riguardava. Cronologicamente parlando, erano quelli i finali più recenti. Sembrerebbe che la Capcom abbia voluto cancellare con un colpo di spugna i finali dei nostri eroi visti nel terzo capitolo della serie Alpha, ed infatti, se osserviamo il finale di Guile, visibile portando a termine la modalità arcade di Street Fighter Alpha all'interno di Street Fighter V, notiamo che non si fa minimamente cenno a quegli eventi e ci vengono mostrate delle splendide immagini che mostrano i due amici allenarsi e trascorrere del tempo insieme. Oserei dire che la scena in cui Guile ruba un boccone di cibo direttamente dal vassoio di Nash sia addirittura commovente, perché ci mostra il grado di amicizia e confidenza esistente tra i due e ci prova ancora una volta che erano effettivamente diventati come fratelli. Anche se osserviamo il finale di Nash, visibile portando a termine la modalità arcade di Street Fighter Alpha all'interno di Street Fighter V, non si fa minimamente cenno agli eventi che abbiamo visto nel terzo capitolo della serie Alpha, ma ci vengono mostrate solo le scene che abbiamo visto nel suo finale in Street Fighter Alpha 2. Capcom, cosa mi combini? Comunque sia, non mi importa più di tanto di aver rilevato questa incongruenza nella storia di Charlie, perché quello che mi interessa veramente è che la Capcom trovi sempre il modo di inserire il buon Charlie nei roster dei vari Street Fighter a venire, perché trovo che sia un personaggio davvero speciale. Tornando a Nash e alla sua storia visibile in Street Fighter V, lo vediamo riprendere conoscenza all'interno di quello che si direbbe una specie di sarcofago di pietra, situato all'interno di una grotta che ricorda molto da vicino una tomba egizia. In sua compagnia c'è Helen, che asciugandosi una lacrima dice: «Hai ripreso conoscenza, è un miracolo. Avevi quasi tutte le ossa rotte. Quando ti abbiamo trovato abbiamo pensato che fossi già morto. Ricordi cosa ti è successo?» Anch'io ho perso la partita una volta e il prezzo da pagare è stato la mia vita. Dalle parole di Charlie apprendiamo che lui è consapevole di essere morto e che in qualche modo è resuscitato. Nella modalità storia del personaggio dedicata a Nash non viene chiarito come è stato resuscitato e da chi. Per saperne qualcosa di più dovremo esaminare la modalità storia generale di Street Fighter V, ma ho deciso di realizzare un video a parte a proposito di questo argomento.
Tornando alla modalità storia del personaggio dedicata a Charlie, vediamo il nostro eroe conversare con Helen, la quale gli dirà: pare che la memoria ti sia già tornata. Ti ricordi quando hai combattuto contro Bison? Me lo ricordo. E cosa è successo dopo? Qui ci viene mostrato nuovamente ciò che noi abbiamo visto nel finale di Street Fighter Alpha 2. Finalmente faccia a faccia, Bison. Bene, bene. L'arrivo del coraggioso uomo di giustizia dell'esercito americano. Osserviamo il loro combattimento. Quando il combattimento è terminato in favore di Charlie, lo vediamo interrogare Bison. Forza, alzati, dimmi tutto ciò che sai. Che collegamento c'è tra te e i pezzi grossi del nostro esercito? Qui possiamo osservare di nuovo la scena in cui Charlie viene colpito alle spalle da una scarica di mitragliatore, sparatagli contro dai suoi stessi commilitoni. Helen spiega a Nash che non solo gli ufficiali di alto grado, ma che anche i suoi compagni erano contro di lui e che prendevano tutti ordini da Bison. Helen gli rivela che anche lui è considerato disperso e che, dato che è trascorso molto tempo da quell'infausto giorno, tutti ormai credono che lui sia morto. Helen gli dice che Bison intende ancora conquistare il mondo e si offre di aiutare Nash a trovarlo, a patto che prima lui aiuti lei. Nash non le risponde immediatamente e su suggerimento di Helen intraprende un viaggio che lo porterà in India, ove incontrerà Ed ed avrà un combattimento contro di lui. Tu devi essere un membro della Shadaloo. Dov'è Bison? Parla. Ah ah ah, che paura, risponde Ed con un tono impertinente e che poco dopo utilizzerà il suo Psycho Power per liberarsi dalla robusta presa di Charlie. Maledetto! Quello è lo Psycho Power. Sai che aggredire un minorenne è un reato? Dovresti fare attenzione, dice Ed con aria ancor più impertinente. Non ha importanza. Io mi preoccuperei più per te. Non dovresti essere morto? Visto che non lo sai, lascia che ti dia un consiglio. I cadaveri di solito non camminano né attaccano la gente. Secondo me, il tuo corpo non durerà ancora a lungo. Perciò, se fossi in te, non sprecherei il mio tempo ad andare in giro. Dalle parole impertinenti pronunciate da Ed, comprendiamo che egli è al corrente del fatto che Charlie Nash sia morto. Ciò che stupisce è il fatto che, pur sapendo che Charlie Nash sia morto in seguito ai colpi di mitragliatore ricevuti e alla caduta dalla cascata, egli non abbia fatto la minima piega quando Charlie Nash lo ha afferrato per la maglietta. A questo punto della storia entra in scena Fang, che aveva bisogno di parlare con Ed, ma che alla vista del nostro caro amico Charlie Nash si preparerà ad affrontarlo. Aspetta un attimo, moccioso.
Ora c'è quello scemo di Balrog che... Un altro membro di Shadaloo, dice Nash, che subito dopo dovrà difendersi dagli attacchi di Fang. Osserviamo il loro combattimento. Sonic! You're caught! You're caught! I'll end you! Quando Charlie Nash vince il combattimento contro Fang, egli torna nuovamente in Russia per parlare con Helen, che gli chiederà: allora, ti sei deciso? Credo di sì, gli risponde Charlie Nash. Splendido! Perché non iniziamo, allora? A questo punto Charlie Nash si reca negli Stati Uniti, ove incontrerà Guile, Charlie e Cammy e avrà un colloquio con loro, con il quale egli li metterà al corrente circa ciò che intende fare, ossia uccidere Bison. La peggior sconfitta di un uomo è proprio contro se stesso, ma è solo lui che può rialzarsi e andare avanti. Non perderò di nuovo. Ho perso il mio mondo, i miei amici, tutto. Ma non perderò questa rabbia, quest'odio. Ucciderò Bison e nessuno potrà fermarmi. La storia di Charlie, visibile nella modalità Storia del personaggio in Street Fighter V, finisce qui. Non è chiaro perché la sua storia si interrompa così, prima che egli combatta contro Bison. Io avrei una teoria che potrebbe spiegare tutto ciò, ma ve la illustrerò più avanti. Bene, per oggi finiamo qui. Continueremo a parlare di Guile e di Charlie Nash la prossima volta, dato che le cose da dire su di loro sono davvero tante. Io nel frattempo vi invito a lasciarmi un bel like, ad iscrivervi al mio canale e ad attivare la campanella. Aiuta il mio canale a crescere, amico. Tra amanti di Street Fighter dobbiamo essere solidali. Condividete questo video con i vostri amici amanti di Street Fighter, di Guile e di Charlie Nash, che sono davvero tanti. Io per ora vi saluto e vi rimando alla prossima. Passo e chiudo.